Possiamo dirlo senza segreti. No, perché più lo rendiamo segreto e più diventa... C'è un po' un richiamo al Signore degli Anelli, È una citazione. È una citazione, non anche troppo letterale, se vogliamo. Gli strumenti sono quelli, dai, la melodia la richiama molto, perché Kelna noi leggevamo di questo paese, no? Un po' magico, un po'... e là veniva proprio spontaneo pensare al Signore degli Anelli, anche vedendo le foto delle ambientazioni che noi abbiamo avuto in anteprima. Cioè, abbiamo due scelte, o pensare a quello o pensare a Montefaito. Montefaito non è internazionale. E non quindi ancora. Dai, allora prendiamo ispirazione dal Signore degli Anelli. Il tema iniziale è affidato a uno strumento un po' atipico, se vogliamo, che è l'ottavino. L'ottavino di solito in orchestra, per chi non sa, è uno strumento di abbellimento, raramente è solista, è uno strumento piccino che in orchestra è visto non come debole, però chiaramente di certo non come solista, non come predominante, ecco, non ha una presenza importante in orchestra, per rendere l'idea di fragilità, cioè qualcosa che potrebbe sgretolarsi, no? In un certo senso. Abbiamo un intermezzo affidato principalmente agli ottoni e a poche percussioni. Come una banda, qualcosa di bandistico quasi. Questa scelta, noi che veniamo dal sud Italia, la banda di paese è un po' una tradizione popolare, no? Ci dà il senso di rurale, rustico, e volevamo omaggiare un po' quel tipo di sonorità, perché effettivamente rendono appieno l'idea di un paese piccolo, raccolto, familiare. Casereccio. Casereccio. C'è una parte dove violoncello prima e poi il flauto È la mia parte preferita, tra l'altro. rendono un po' un tema malinconico, un tema un po' più cupo. A dimostrazione di una parte fragile del paese, di una parte malinconica, no? Sì, a me ha dato anche molto l'impressione, mentre lo scrivevamo, mentre tu mi facevi sentire le idee, del paese che tu lasci perché lo devi difendere, ma non sai se ci tornerai più, quindi quella malinconia mista a nostalgia, non sai se ci tornerai. Infatti verso il finale si iniziano a sentire già dei corni, no? Una preparazione alla battaglia. Finale esplosivo, carico con tutti gli strumenti. Rappresenta proprio questo trionfo, quello a cui in un certo senso aspirano i Ping, aspirano di rivedere per il loro paese.